Snap, Quantize e Link, tre tasti che hanno fatto impazzire la maggior parte degli utenti di Traktor. Ciao, sono Claude e oggi vi spiegherò semplicemente e velocemente, come nello stile di SOS for DJ, a sistemare e a capire questi tre tasti che molti lasciano un attimo defilati e se ne fregano. Dice, ma lasciamoli così com'è per non fare danni. Bene, io ve li spiegherò nel dettaglio. Traktor, ecco qua, ed ecco i nostri tre tastini Snap, il primo, Quantize, il secondo e Link. Sono tutti e tre in fila, quindi oggi spiegheremo tutta questa parte, la sezione centrale alta di Traktor. Anzitutto lo Snap che cosa fa? Lo Snap, una volta che è attivato, lo Snap avvicina il cursore alla battuta più vicina, passatemi il doppio gioco di parole. Quindi che cosa vuol dire? Se io volessi prendere un punto di Q su questa battuta o su questa battuta, ok, ma se volessi prenderlo a metà, e lo faccio adesso, vedete, 3, lui me lo mette alla battuta più vicina, cioè fra questa e questa. E questo per noi può essere un bene o un male, dipende da come vogliamo lavorare. Se vogliamo lavorare in battuta, poi vedremo sul tutorial dei loop, del beat jumping fra i Q e i loop. Se volessimo lavorare in battuta, questa è una cosa molto giusta, perché io so che ad ogni Q preso sono sicuro che sono in battuta e mai a metà in posizioni intermedie. Proviamo a fare un altro Q in un altro punto a caso. Vedete, battuta e battuta, lo vedete dalla griglia qui. Io faccio il punto di Q selezionando il 4 e lui me lo prende alla battuta più vicina. Altro esempio, lo metto oltre questo e vedete che va al 5. Per i Q ci torneremo ampiamente perché è una cosa molto usata e che richiede molta attenzione. Per cancellarli, vedete 5 e 4, posso direttamente cancellarli da qua. Quindi questo è lo Snap. Il Quantize, altra funzione che possono essere tutte e tre messe insieme, anche non è che una esclude l'altra. Il Quantize attiva la quantizzazione precisa saltando tra i punti di Q. Che significa queste parolone? Quantizzazione, anzitutto, credo che sappiate di cosa stiamo parlando, è un quarto, un ottavo, un sedicesimo, dipende come è settata. In questo caso qua lui ragiona con le battute, per cui in 4 quarti, come ragiona Traktor. Per il Quantize è la funzione molto simile allo Snap, però in questo caso attiva la quantizzazione sulle battute saltando tra i punti di Q. Quindi lui vi farà atterrare, una volta che, passatemi il termine, farà atterrare durante il salto fra 3 e 4, fra 2 e 3, cioè saltando da un punto di Q a un altro, esattamente sulla battuta. Quindi non prenderà mezze battute, andrà sempre preciso. Questo ci serve quando faremo il beat jump che affronteremo più avanti. Il tasto Link ci serve per sincronizzare il master clock ad un segnale esterno. In questo caso vedete, dice anche lui Ableton, con il segnale di Ableton, perché Ableton e Traktor possono andare in link, cioè sincronizzati, e mostra anche la fase del segnale del collegamento e i numeri delle macchine connesse, cioè potete attaccarci la machine, potete attaccarci Ableton, potete attaccarci un sacco di roba tramite questo tasto Link. Potete vedere che una volta cliccato lui partirà contando i suoi 4 quarti e manderà il segnale alla macchina esterna. Questo segnale verrà regolato dal nostro BPM oppure dal BPM di Ableton, cioè su Ableton mettiamo 120, 122 e se la traccia mettiamo che su Ableton sia a 120, tutto ciò che è sincronizzato, vedete che è in sync, seguirà, guardate bene il cursore che si muove, seguirà il tempo del master clock. Potete regolarvi anche con il metronomo acceso, con il master clock, e vi farà sentire un click o in cuffia oppure dipende dove avete selezionato voi nelle impostazioni, oppure sul master esterno, per sentire se i due segnali, cioè quello di Ableton e quello di Traktor, sono sincronizzati. Il Link ha bisogno che qui sia su master e non su automatico, perché automatico funziona quando noi lavoriamo con le due tracce classico, cioè col sync attivo di Traktor. Quindi facciamo l'esempio classico dove
noi abbiamo una traccia qua, la mandiamo ad una velocità, metto l'altra, la sincronizzo e vedete che da 127 questa si è posizionata a 127, ne carico un'altra e vedete che anche questa si posizionerà a 127 bpm, anche se lei in realtà sarebbe 125.19. Questa è la differenza fra auto e master. Se volete lavorare in sync, lasciando stare le diatribe sync sì, sync no, il sync c'è, quindi chi lo vuole usare lo può usare, chi ha la coscienza di non usarle sa fare a mano e arriva dalla vecchia scuola come ci arrivo io, non lo usa, però ognuno può scegliere quello che vuole. Queste macchine sono fatte per fare performance e non per litigare fra DJ che vogliono usare il sync o non usare il sync, che usano il vinile o non usano il vinile. Queste sono cose superate ormai da 15 anni, anche 20. Lasciando stare questo auto e master, vi ricordo che per il clock bisogna disattivare l'auto e lasciare sul master e attivare il link eventualmente se volete connettere le macchine esterne. Per sistemare i decimali, questo vi ho detto per fare la correzione di decimali, ma potete anche con questi due tastini indietro e in avanti, potete velocizzare momentaneamente il tempo master, cioè quello che comanda su tutte le macchine connesse, se ci fosse qualche sfasamento. Quindi questo invece cambia i decimali della traccia, se volete aumentare o diminuire di 1, mentre questo cambia la velocità della sincronizzazione. Anche qui potete utilizzare il tap. Il tap a cosa serve? Sistema il tempo master manualmente, solamente cliccandoci. Quindi se volete dargli un tempo voi, vedete, fate semplicemente cliccando qua ogni tot battute. Se faccio veloce vedete che aumenterà il bpm, se faccio lento clic, 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 mi rallenterà i bpm. Ecco qua. Credo di avervi spiegato nel dettaglio, aver fugato i vostri dubbi su questi tre bottoncini Link, Quantize e Snap, e non ci rimane altro che ricordarvi del sito corsidjproducer.com, dove potrete approfondire tutte queste tematiche e oltre tutto ciò che è curato da SOS for DJ direttamente col sottoscritto, con lezioni private e consulenze. C'è anche la nostra bella pagina YouTube SOS for DJ, dove vi chiedo di iscrivervi per far crescere la community e lasciare commenti qua sotto, perché tutto può essere utile per noi, anche per eventuali errori o per aggiungere qualcosa che io non ho detto o semplicemente per suggerirmi qualche tutorial che vi può essere utile. Iscrivetevi come detto al canale e attivate la campanella se volete sempre essere informati su tutti i contenuti che vengono messi sul canale, e se vi è piaciuto un bel like. Bene, da parte di Claude e SOS for DJ vi ricordo che ci trovate sempre qua con nuovi tutorial. Io vi aspetto alla prossima, ciao!